Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Come vi avevo promesso, oggi, avendo finito le mie decorazioni, l'ultima mia decorazione è stata la ragnatela, avendo finito le mie decorazioni con la ragnatela per Halloween, spero che tutti questi video che ho fatto inerenti alle decorazioni di Halloween vi siano piaciuti ragazzi. Adesso vi voglio mostrare cosa farò con le mie decorazioni. A parte usare le decorazioni che ho fatto, quindi la ragnatela, il fantasmino, i ragnetti e la zucca con la faccina, in più ho aggiunto le letterine Boo. Ovviamente se volete vedere come fare le letterine, io ho seguito lo schema che ho fatto in precedente dei miei video su come fare la lettera B, la lettera O, ve lo aggiungo in descrizione. Ovviamente ho seguito lo schema che ho fatto io, solo diminuendo le maglie, così da avere delle letterine un po' più piccole. Oppure semplicemente, se volete usare un filo di lana diversamente, potete sempre usare lo stesso schema ma con una lana e un filo di uncinetto più piccolissimo, scusatemi, più piccolo. Quindi in base alla lana che usate potete usare sia lo stesso schema, quindi usare le stesse maglie che ho usato nei video che ho usato per le lettere, oppure potete usare, potete fare come ho fatto io, lo stesso schema ma con delle maglie diverse, un numero di maglie diverse. Se volete ve lo scrivo qui sotto nelle descrizioni. Adesso procediamo col lavoro. Ragazzi, cosa farò con queste piccole reazioni? Ho deciso di fare un bellissimo fuoriporta, visto che non è arrivato e i bambini busseranno alle porte. Per dolcetto scherzetto, io ho deciso di fare un bellissimo fuoriporta. Ciò che mi occorre per poter decorare il mio fuoriporta è il mio cerchio di polistirene, e ovviamente per decorarlo, io già l'ho preparato in precedenza ma è facilissimo. Ho preparato, ecco qui, una strisciolina lunga 50 cm. Cosa ho fatto? Ho semplicemente fatto 20 catenelle e ho lavorato sulle catenelle 19 mezze maglie alte. Ovviamente l'ho lavorato solo usando la solina interna, così da dare questo effetto un po' più elastico, ed è un filo lungo alla fine per poter cucirlo alla mia base. Adesso insieme a voi cucirò questa e aggiungerò tutte le mie decorazioni a questa e vi farò vedere il finale, sarà bellissimo. Con un ago da lana adesso inizierò a cucire il mio lavoro alla mia base. Eccomi qua, lo posiziono, eccomi qua, inizio col cucire il mio lavoro. Ovviamente ragazzi, maglia per maglia, ci vediamo alla fine, quando ovviamente una volta cucito i due lati qua estremi andrò poi a fare tutto l'interno. Quindi ci vediamo una volta che abbiamo finito di cucire il tutto. Eccoci qua ragazzi, una volta cucito e decorato il mio cerchio, adesso andrò a posizionarmi le mie decorazioni sul cerchio. Io userò la colla a caldo, mi sarà più facile. Adesso farò una prova di come voglio mettere le mie decorazioni. Allora, ho pensato di mettere tipo la ragnatela qui, in questo modo, che metà esca e metà fuori, cioè metà dentro e metà fuori. Questi filetti qui volteggianti io andrò a inserire un ragno che pende, uno lo metterò qua e l'altro invece lo metterò che
è qui sul bordo, non so se vedete, eccolo qua, uno lo metterò qua sul bordo. Fare in modo che scenda un piccolo fantasmino qui, volante. La scritta V la metterò di lato. Quindi adesso vediamo come aggiustare il tutto. Ragazzi, il nostro fuoriporta è finito, ecco qui, carino e sfizioso. Che dire ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, che questo fuoriporta vi piaccia. Se volete altri fuoriporta simili di Halloween o qualsiasi altro tema decorativo, scrivetelo sotto nei commenti ragazzi, sarò felicissima di poter soddisfare qualsiasi vostra richiesta. Come sempre ragazzi vi invito a iscrivervi al mio canale. Ciao e al prossimo video ragazzi.